Questo video è sponsorizzato da Card Raider. Clicca sul link che troverai nel testo di questo video e avrai diritto a un bonus di benvenuto di 2 euro spendibile sul loro marketplace. Eccoci qui, cari naviganti, per proporvi un primer dedicato all'Outbreaker, proseguendo nella nostra disamina di un formato che ha raggiunto il riconoscimento della casa madre, premiando l'impegno dell'associazione no profit Magic Kids che lo ha ideato. Transitiamo nel nostro percorso conoscitivo dai colori Orzhov a quelli Simic, andando a sfruttare un Planeswalker molto noto, anche se non in questa narrazione, che non ha visto particolare apprezzamento tra i vari formati, mentre qui ha più di un motivo per calcare la zona di comando. A questa icona della lore andremo ad abbinare una signature spell che non ha bisogno di presentazioni, ricalcando la moda che molti giocatori del formato hanno rispetto a questa tipologia di carte, i tutori, che possono svolgere diversi compiti con la comodità di essere sempre a portata di mano. Questa volta li parleremo di Nissa, Steward of Elements e Crimson Zenith. Viste le peculiarità del formato, nella zona di comando abbiamo un Planeswalker come comandante con una signature spell che potremo castare solo quando avremo in campo il nostro Outbreaker. Nella scelta di un color pie molto potente per i canoni dei formati multiplayer, questo Outbreaker con la sua signature spell ci va a proporre un piano che prediligerà le creature, avendo cura di aumentare il mana a disposizione piuttosto in fretta. Iniziamo ad analizzare Nissa, Steward of Elements, che al costo di X mana generico e 2 mana specifici, uno verde e uno blu, per X punti lealtà, ci offre 3 abilità attive, che puntano a fare molto vantaggio senza disdegnare l'aggressività. L'abilità con il +2 dice Profetizza 2. L'abilità con il -0 recita guarda la prima carta del tuo grimorio. Se è una carta terra o una carta creatura dal costo di mana convertito pari o inferiore al numero di segnalini fedeltà su Nissa, Steward of Elements, puoi mettere quella carta sul campo di battaglia. Infine, con il -6 abbiamo stappa fino a 2 terre bersaglio che controlli. Diventano creatura elementale 5/5 con volare e rapidità fino alla fine del turno. Sono ancora terre. La nostra signature spell invece si preoccuperà di cercare, in base al mana investito nel suo cast, una creatura mettendola direttamente in campo, per una resa flessibile che può aiutarci sia a cercare creature economiche, sia bombe in grado di farci chiudere in determinate condizioni. Con questa accoppiata abbiamo così gettato le basi per il nostro mazzo, ma il bello deve ancora venire con le restanti 58. Vista la componente di cast a X sia di Nissa, Steward of Elements, sia della signature spell Crimson Zenith, è evidente che lo scopo principale del mazzo sia quello di incrementare in fretta il mana a disposizione, per abusare di queste 2 carte il prima possibile. Con il verde a disposizione non avremo molti problemi da questo punto di vista, in primis con dei mana dork, come Arbor Elf, Boreal Druid, Elvish Mystic, Finano Elves, Lanor Elves e Sky Shroud Ranger, che possono darci almeno un mana in più prima del previsto. Queste creature, che come vedremo sono utili anche per altre finalità, saranno affiancate da un paio di sassi, Arcane Signet e Simic Signet, che ci aiutano principalmente per ottenere il blu, che ci dà modo di avere tech o repliche molto utili per il nostro gameplan. Ma non basta, perché grazie a Elvish Archdruid, Karametra's Acolyte, Scrozan Restorer e Priest of Titania, ci possono dare un boost di mana importante, usando tra le altre cose un numero di creature tipicamente elfi in campo, per avere così la possibilità di cast della zona di comando importanti e risolutivi per il nostro gameplan. Tutta questa potenza in mana va però sfruttata al meglio, quindi è bene avere a disposizione qualche motore per pescare nuove carte, ma grazie a Beast Whisperer, Elvish Visionary e Toski, Bearer of Secrets, possiamo, pur avendo un board nutrito, ottenere qualche vantaggio anche su questo fronte. Fondamentale risultare veloci, cosa non facile con le creature, per questo annoveriamo Crashing Drawbridge tra le 60, ormai rinunciabile per tutti quei mazzi che puntano a superare la debolezza di evocazione, anche solo per avere subito il mana dai nostri Rampeffet con le gambe. Avere molto mana ci dà modo anche di chiudere dal nulla, anche solo con qualche mana dork in campo e carte del calibro di Creator of Behemoth, Ezuri Renegade Leader, Greyhawk Guardian e Onreef the Vastwood, che possono pompare il board fino al punto di asfaltare anche l'intero party in un solo colpo. C'è anche posto per qualche tech di contorno intelligente che possa rimbalzare le creature, grazie a 2 staple del calibro di Temur Sabertooth e Wedward Symbiont, che sinergizzano al meglio con le diverse carte che potremo giocare più e più volte grazie a mana a disposizione. Da Eternal Witness a Reclamation Sage, passando per Wrist Sweeper e Tribute Mage, ci potremo dotare di un piccolo pacchetto toolbox facilmente recuperabile dalla nostra signature spell per risolvere i problemi più disparati, in tutta sicurezza, senza indebolire il piano agro alla base delle nostre chiusure. Se appare evidente che il nostro archetipo costruito attorno a Nissa, Steward of Elements e Crimson Zenith sfrutta al meglio un piano di ramp semplice ed elegante, non dobbiamo dimenticarci che dobbiamo confrontarci con il resto del party ad armi pari, per interagire al meglio contro le minacce più pericolose.
Non possono mancare i counter, e tra Arcane Denial, Counter Spell e Negate cercheremo il giusto compromesso tra versatilità ed efficacia, senza scomodare staple troppo costose che comunque richiederebbero l'esilio di qualche carta magari utile al nostro game plan. Con le rimozioni andremo, oltre alle creature in grado con i loro TB di risolvere pezzi problematici, attraverso Beast Within, Cross and Grip, Rapid Hybridization e Witness Protection, a gestire i pali e ciò che in genere inibisce la nostra chiusura, che si basa esclusivamente su combat numerose e massicce. Come unica risposta globale punteremo su Cyclonic Rift, carta perfetta per non intaccare il nostro board, aprendoci la strada a un attacco decisivo di lì a poco, non avendo poi paranti ad ostacoli in grado di fronteggiare la nostra avanzata trionfale. E dovendo salvaguardare uno o più pezzi in campo per evitare di soccombere con Heroic Intervention e Lightning Greaves, cercheremo di avere una risposta pronta al momento opportuno, quando andremo all'assalto degli avversari con un attacco gonfiato al massimo, così da vincere indisturbati. In un formato ancora non ben delineato, mentre appaiono chiari i mezzi e le finalità della nostra build, emergono alcune carte di contorno che possono veramente fare la differenza e che meritano un approfondimento a parte, viste le loro peculiarità. Anche in un formato a 60 carte può far comodo uno strumento per pescare con costanza, e Ristic Study è il candidato ideale nella nostra build, soprattutto perché risulterà più resiliente delle creature che utilizzeremo di solito che per il nostro card advantage. Per una maggiore reattività del nostro game plan, Alchemist Refuge può offrire flash a tutte le nostre giocate, con un minimo investimento di mana, un plus non di poco conto per una build basata per la quasi totalità da creature che possono farci svoltare la partita. Come risposta a board complicati, che può avvantaggiarci se giocata al momento giusto, Oversimplify ricopre un ruolo ambivalente nella nostra lista, offrendoci anche un modo per avere un board importante, indebolendo pesantemente quello dei nemici che soccomberanno di lì a poco. Infine, come strumento di veglio a tutto tondo, inseriamo Primeval Bounty, un incantesimo tuttofare che ci offre tanti vantaggi in base a cosa casteremo o metteremo in campo durante la partita, con un costo di lancio di certo importante, ma facilmente arginabile con tutti i ramp effect a nostra disposizione. Visto il potenziale offerto da questa Outbreaker e dai suoi colori, ricchi di magie molto potenti, potremo senza grossi sforzi abbinare una signature spell differente nella nostra zona di comando, così da variare anche di molto l'assetto della lista. Per un approccio che spinge in modo diverso sull'ottenere mana in quantità, Nissa's Triumph potrebbe sposarsi perfettamente con il nostro Outbreaker, offrendoci con un investimento minimo ben 3 nuove terre in campo, senza vincoli di scelta, pigiando sull'acceleratore grazie a scelte mirate molto potenti. Potremmo però, visto che non abbiamo vincoli nel formato, sfruttare invece Flash nella zona di comando, per un utilizzo aggressivo di qualche ciccione senza pagare il costo di lancio, in barba al mana a disposizione o ai consueti vincoli che un aggro deck deve superare. Queste sono solo alcune delle scelte possibili, ma mai come in questo caso, con una diversa signature spell si può cambiare l'assetto del nostro mazzo, anche in profondità, per un deck building sempre diverso e intrigante, anche solo con pochi accorgimenti mirati. Siamo arrivati al termine di questa disamina, che vede nella zona di comando questo Nissa Steward of Elements e Green Sun Zenith per un approccio semplice ma allo stesso tempo intrigante, che vede nelle creature e nelle loro versatilità il punto di forza di questo archetipo. E se volete saperne qualcosa di più sull'Outbreaker, restate sintonizzati sul nostro canale o fate un salto all'associazione no profit Magic Kids, creatrice del formato, che cerca, grazie a questo progetto e a Magic in generale, di aiutare i bambini in difficoltà. Direi che questo è tutto per questo video, grazie per averci seguito e non dimenticate di commentare, condividere e sottoscrivere il canale per ritrovarci sempre qui su Underground Sea.